Ciao Rock Spacers, benvenuti in questa nuovissima puntata di Rock Science. Oggi parliamo di una grandissima band britannica che ha fatto la storia del prog rock. Sono 3 persone ma fanno un casino della Madonna. Sto parlando di Dominic Howard al basso, Chris Welstenholm alla batteria e Matthew Bellamy alla voce e alla chitarra. Loro sono i Muse. I Muse nascono nei primi anni 90 in Inghilterra in piena epoca Britpop, ma loro se ne infischiano completamente e fanno prog rock a manetta come se non ci fosse un domani, e noi li ringraziamo ancora oggi per questo. Dal 99 ad oggi sono stati in studio 8 volte e hanno registrato 8 album meravigliosi, ma noi li abbiamo conosciuti in Italia soltanto nel 2004 grazie al singolo Time is Running Out. I più nostalgici si ricorderanno che questo singolo ha partecipato anche all'edizione del 2004 del Festival Bar, e qui a questo punto parte la commemorazione del Festival Bar. E la lacrimuccia che scende è rigorosa. Il primo album dei Muse è Showbiz del 1999, l'ultimo album è Simulation Theory, ma in mezzo ci sono una serie di altri album molto interessanti da un punto di vista scientifico, perché i Muse sono una delle poche band moderne ad essere invasati proprio di scienza, cioè loro stanno proprio male di scienza, loro sono proprio al top. E in particolare loro sono appassionati di astrofisica, ma tantissimo. Pensate che la metà quasi dei loro album ha delle tracce o i titoli stessi dell'album a richiamo astrofisico. Per esempio, nel 2001 pubblicano Origin of Symmetry. Origin of Symmetry non è prettamente astrofisico, però stiamo parlando comunque dell'origine della simmetria, cioè non è una robetta tanto da poco. 2006 Black Holes and Revelations, questo è l'album per l'apoteosi, per antonomasia. Quando si pensa ai Muse si pensa sempre ai Muse e all'astrofisica. Il collegamento è facile: Black Holes, quindi buchi neri, e i Muse, automatico, fino ad arrivare al The Second Law del 2012. In quest'album in particolare loro hanno abbandonato un attimo l'astrofisica per dedicarsi a una roba un po' più cerebrale. Infatti la copertina di The Second Law rappresenta la mappa del cervello umano secondo lo Human Connectome Project. Questo progetto, che è durato circa 5 anni, aveva come scopo quello di mappare tutte le connessioni mentali e logiche che un cervello umano fa, e loro l'hanno piazzato in copertina. Di cosa parliamo noi oggi? La volta scorsa abbiamo parlato di pulsar e abbiamo scoperto che le pulsar sono oggetti celesti che fondamentalmente nascono dopo un'esplosione di supernova, e io oggi voglio ricollegarmi a quello che abbiamo detto la volta scorsa, quindi continuiamo a parlare di stelle di neutroni e non di Black Holes and Revelations. La canzone sul quale voglio soffermarmi oggi, infatti, non è contenuta in nessuno di questi album, ma è stato un singolo estratto per l'uscita del film Twilight Eclipse. Ahimè, questa è una nota negativa, però vabbè, i Muse hanno fatto le colonne sonore dei 3 Twilight. Il primo Twilight aveva come colonna sonora Supermassive Black Holes, il secondo Twilight aveva dei Muse I Belong to You, e nel terzo Twilight Eclipse la canzone scelta è stata Neutron Stars Collision, collisioni di stelle di neutroni, che astrofisicamente parlando viene detta coalescenza di stelle di neutroni. È qui che scatta tutta l'astrofisica e tutta la poesia. Io, prima di andare avanti nel dettaglio scientifico, vi voglio leggere il testo di Neutron Star Collision. Allora, in particolare quello che ci interessa è la prima strofa, in cui dice I was searching, you were on a mission, then our hearts combined like a neutron star collision. Allora, io stavo cercando, tu eri in missione, e dopo i nostri cuori si sono combinati come una coalescenza di stelle di neutroni. Che bello! Ritornello, salto la strofa, ritornello. Our love would be forever, and if we die together. And lie, I said never, 'cause our love would be forever. E qui è la poesia, cioè tutta la poesia che gli astrofisici non riescono a tirare giù dai loro calcoli,
Per fortuna ci sono i Muse e rendono poetico qualunque fenomeno fisico, perché loro dicono: il nostro amore durerà per sempre e se noi moriamo, moriremo insieme e non ci saranno più bugie, perché il nostro amore durerà per sempre. E questo è meraviglioso, ragazzi, fantastico. Peccato che la coalescenza di stelle di neutroni è uno dei fenomeni più violenti e disastrosi dell'universo. Cioè, se posso pensare a uno dei fenomeni più cattivi in assoluto astrofisici, questo è la coalescenza di stelle di neutroni. Però i Muse gli hanno dato una lettura così poetica che c'è. Che bello. Cosa succede durante una coalescenza di stelle di neutroni? Ci sono due stelle di neutroni che nell'ottica poetica della canzone dei Muse sono innamorate e iniziano a danzare amorevolmente finché una collassa astrofisicamente, collassa sull'altra, quindi le due si abbracciano, continuiamo la metafora poetica, le due si abbracciano e vivono, muoiono insieme, si distruggono per vivere insieme. Questa, diciamo, è la lettura poetica. Quello che succede è: abbiamo visto la volta scorsa, le stelle di neutroni vengono generate dopo un'esplosione di supernova e quando le masse solari, il peso della stella che esplode è superiore alle 8 masse solari, inferiore alle 30 masse solari, questa genera una stella di neutroni. Una stella di neutroni è un agglomerato di neutroni molto molto denso e incandescente. Stiamo parlando di una stella morta, perché alla fine è un oggetto morto, è un residuo, di una stella che in un raggio di 20 km riesce a condensare al suo interno qualcosa come il peso di 2 soli. Cioè, immaginatevi 2 soli insieme dentro un quartiere a Roma. Cioè, cosa succede però? Dopo che è avvenuta l'esplosione, la stella di neutroni ha ancora una sua velocità dovuta alla conservazione del momento angolare e al principio di conservazione dell'energia. E il rinculo dell'esplosione fa sì che a volte questo oggetto incandescente venga sparato a tutta velocità fuori dalla sua traiettoria ed entri in orbita attorno ad un'altra stella di neutroni che è lì per i fatti suoi. A questo punto cosa succede? Che le due stelle di neutroni iniziano per energia gravitazionale a ruotare l'una intorno all'altra e in particolare intorno ad un baricentro in comune. E questo è quello che i nostri cari Muse vedono un po' come una sorta di danza tra due amanti. E effettivamente le due stelle ruotano intorno, ma il processo è molto violento perché loro hanno una velocità pazzesca e questa velocità che cosa fa? Fa sì che la superficie esterna delle stelle di neutroni inizi piano piano a sgretolarsi, perché la massa delle stelle inizia a sgretolarsi e a finire, la massa della stella più leggera inizia a sgretolarsi e a finire addosso alla stella più pesante. Quindi questo processo di disintegrazione delle stelle durante questa danza porta alla collisione e alla coalescenza nel baricentro. Quindi le due stelle perdono piano piano massa, perdono piano piano energia cinetica e tendono a collassare in un punto in comune. Quindi le due stelle si distruggono da sole e si schiantano l'una contro l'altra. E che cosa succede? Succede che queste due stelle generano un fenomeno che è appunto il fenomeno più violento e più energetico conosciuto nel cosmo ed è il fenomeno chiamato come GRB, Gamma Ray Burst. Provocano quindi un'esplosione di radiazione gamma che, per darvi un'idea di quanto è potente, in 2 secondi generano tanta energia quanto genererebbe l'energia di tutte le stelle della galassia in un anno. Quindi immaginatevi, in 2 secondi spara l'energia che producono tutte le stelle della nostra galassia in un anno. È una roba assurda. E questo è il fenomeno del GRB, e questo è quello che succede quando avviene una coalescenza di stelle di neutroni. Ma a questo punto,
Voi vi direte, ah, bellissimo, molto interessante questa cosa, ma eppure io mi aspettavo che comunque tu ci parlassi dei buchi neri, perché i Muse, Supermassive Black Hole, Black Holes and Revelation, a noi ci piace e lo vogliamo sapere, e io vi do un'anteprima, perché una volta che queste due stelle si sono schiantate, hanno sparato queste radiazioni gamma allucinanti, il residuo che ne deriva è proprio un buco nero. Quindi quello che rimane è un buco nero. E questo ci dà la conferma che i Muse sono fissati con i buchi neri. A ognuno il suo. Nella prossima puntata andremo a vedere nel dettaglio l'album Black Holes and Revelations. Quindi, una volta capito come si genera un buco nero, andremo a vedere che cos'è un buco nero e lo vedremo sempre con i Muse, quindi i Muse ci accompagneranno ancora per qualche puntata. Se questo video vi è piaciuto non dimenticatevi di condividerlo, iscrivetevi al canale, accendete la campanella per essere sempre aggiornati sulle ultime uscite, parlatene con gli amici, scrivete, commentate, condividete sui social e io vi aspetto sempre qui su Rockspace alla prossima puntata. Pace, amore e Rockspace!